Salve amici e bentornati sul canale di Charlie. Io mi sto riprendendo con il mio telefono e il video che state vedendo è proiettato direttamente sul muro del mio salone perché oggi parliamo di videoproiettori. Anzi, parliamo di un mini videoproiettore perché guardate quanto è piccolino, è meno di un palmo. Piccolo ma ricco di funzioni e molto potente. Andiamo subito a scoprirlo insieme. Mini proiettore della Bintech modello Love U4, luminosità 300 ASI lumen. Rapporto di contrasto 1000:1, risoluzione nativa HD massima 1080p, dimensioni dello schermo che proietta da 30 pollici fino a 120 pollici da una distanza che va da 1 a 4 metri, messa a fuoco automatica, sistema operativo Android 9, Wi-Fi 6 2.4 GHz, Bluetooth 5.0, motore sigillato antipolvere, durata della lampada 50.000 ore. Questa è la scatola, io già l'ho aperta e sto utilizzando questo mini proiettore da qualche giorno. Devo dire che mi ha stupito per le sue funzioni. Comunque dentro la scatola troviamo, allora, cavo per andarlo ad alimentare, 220 volts, spina italiana. Troviamo il libretto delle istruzioni, non c'è l'italiano, ma utilizzare questo mini proiettore è veramente semplice. E abbiamo un telecomando per gestire tutte le funzioni. Il telecomando è alimentato da due mini stilo che non sono comprese nella confezione, quindi dovete comprarle. Allora, passiamo al mini proiettore. Come ho detto è veramente piccolo, meno di un palmo, unico tasto per accenderlo, quindi poi facciamo tutto da telecomando. Qui dietro abbiamo una porta per inserire una cuffia jack 3,5 o una cassa esterna, porta USB per inserire una pendrive o anche una tastiera e una porta HDMI. Qui sotto abbiamo la filettatura per un cavalletto fotografico. Quindi adesso lo accendiamo e scopriamo insieme tutte le funzioni. Direttamente dal telecomando, tasto di accensione. Il videoproiettore si accende. Questa non è una stanza completamente al buio e i videoproiettori hanno bisogno del buio per esprimere la massima qualità. Stai seguendo l'autofocus? Perfetto. Questa è la home page che si apre, quindi schermata principale. Abbiamo detto che questo videoproiettore ha come sistema operativo Android 9, quindi questo ci permette di scaricare varie applicazioni. Io per dire ho scaricato Prime Video, Netflix, YouTube, RaiPlay e anche un giochino. Qui sopra abbiamo la parte relativa all'HDMI che in questo momento è scollegata. Poi, allora, andiamo a vedere sopra. Allora, questa è un'app già installata e ci consente appunto di vedere delle fotografie, magari per stare in relax, quindi torniamo indietro. Browser, questo è molto importante perché se colleghiamo una tastiera e un mouse possiamo navigare come se avessimo un computer, poi questo lo andiamo a vedere. Qui se colleghiamo la pennetta USB, quindi andare a vedere i media, questo è per condividere il nostro telefono. Questa applicazione è compatibile sia con sistemi Android che con sistemi Apple, è quella che praticamente ho utilizzato all'inizio del video, poi la andremo a vedere. Adesso concentriamoci sulle impostazioni principali. Allora, applicazioni, tutte quante le applicazioni. Rete, questo serve per andare a configurare la nostra rete. Io adesso ho configurato la rete di casa. Naturalmente quando accendiamo il videoproiettore la prima volta veniamo guidati passo passo sia per impostare la lingua ma anche per andare a impostare le cose principali. Allora, media non fa niente, impostazioni. Allora, rete appunto per andare a configurare la rete. Impostazioni di proiezione, il metodo di proiezione, frontale sul soffitto, posteriore sul soffitto, lasciamo frontale e torniamo indietro. Autofocus, questo funziona veramente molto bene, poi do un esempio pratico. Movimento autofocus, anche questo è automatico. Qui se vogliamo andare a modificare in maniera manuale gli angoli, vi faccio vedere, abbiamo praticamente appunto lo schermo e possiamo andare a modificarlo. Io lo lascio così, torniamo indietro. Ora se vogliamo impostare l'ora, impostazioni comuni, appunto se vogliamo impostare la lingua, il metodo di inserimento e tante altre cose, ma insomma non sono importanti. Bluetooth, vi faccio vedere in questo momento è attivo. Qui possiamo collegare sia mouse e tastiera senza fili, ma se abbiamo anche una cassa Bluetooth possiamo collegarla al nostro mini proiettore. Allora, torniamo indietro e andiamo a vedere le applicazioni. Spostiamoci su Prime Video. Allora, facciamo partire, naturalmente mi muovo dal telecomando, lo uso come joystick. Allora, prendiamone uno a caso per dire questo. Posso alzare o abbassare il volume, sempre da telecomando.
Ok, torniamo indietro. Torniamo alla home, dal tasto home sempre del telecomando, per dire YouTube. Facciamo partire un video 4K HDR. Naturalmente voi state vedendo un'immagine ripresa, ma vi posso dire che la qualità è veramente impressionante, anche perché vi ricordo che non siamo in una stanza completamente al buio. Torniamo indietro, abbiamo replay, vi faccio vedere anche il giochino. Questo mi ricordo che ai miei tempi si chiamava Arkanoid. Allora, continua. Possiamo giocare direttamente dal telecomando. Qui mi spiega come funziona, ok. Mi muovo col telecomando, insomma. Ok, direi di tornare indietro, non sono mai stato fortissimo a questo gioco. Ora vado a collegare tastiera e mouse e vediamo come funziona il browser. Ho collegato tastiera e mouse senza fili, naturalmente posso muovermi con il mouse all'interno del menu. Browser, doppio clic. Qui cerchiamo un sito a caso, per dire charlie.it. Ed ecco il sito, devo dire veramente molto molto fluido e naturalmente possiamo fare qualsiasi tipo di ricerca, è come se avessimo un PC. Allora, qui torniamo indietro, con ESC da tastiera si torna indietro. Adesso andiamo a vedere come condividere il nostro smartphone. Allora, clicchiamo qui, dobbiamo inquadrare la prima volta il QR code per scaricare l'applicazione. Io naturalmente già l'ho scaricata. Questa è l'applicazione, già riconosce il videoproiettore, ci clicco e sono collegato. Posso fare start, avvio trasmissione e ho condiviso il mio telefono sul videoproiettore. Torniamo indietro, terminiamo, quindi interrompiamo la condivisione. Posso andare a condividere video, fotografie, remote screen, start e in questo momento ho praticamente remotizzato il videoproiettore sul mio telefono, quindi se faccio per dire, vi faccio vedere, eccolo qui. Quindi se per dire faccio start, faccio home, posso andare a gestire completamente il videoproiettore dal mio telefono. Molto molto interessante. Chiudiamo e torniamo indietro. Sharing e camera, eccomi qua, è quello che ho fatto prima. Praticamente sullo schermo vado a condividere sia la telecamera naturalmente frontale, che posso condividere anche la telecamera principale. Torniamo indietro, eccomi qua. Allora, interrompiamo anche questo, remote control, start, ho il telecomando sul mio telefono, quindi posso gestire il videoproiettore direttamente dal mio telefono. Torniamo indietro, poi applicazioni, qui ho tutte le applicazioni che ho scaricato, quindi molto interessante, poi NFC tag, questo non mi interessa. Manca solo da testare la porta HDMI, ma vi assicuro che l'ho testata io e funziona veramente molto molto bene. Sugli altri videoproiettori non avevo la possibilità di scaricare queste applicazioni, quindi dovevo per forza inserire nella porta USB una pennetta o Amazon oppure una pennetta di Google, appunto per vedere queste cose. Devo dire che in questo modo è molto più efficiente, molto più efficace e soprattutto molto più veloce andare a vedere i nostri contenuti, quello che insomma più ci piace. Quindi dal mio punto di vista questo videoproiettore funziona benissimo. Vi faccio vedere le altre applicazioni che posso scaricare sempre da mouse, ormai ce l'ho collegato, quindi vado sul Play Store, per dire queste sono tutte le altre applicazioni che posso scaricare, ma sono veramente tante. L'ultima cosa che vi voglio far vedere prima delle conclusioni è il focus, quindi il focus automatico. Allora, giro un attimino il proiettore e lo rimetto e guardate, va subito in ricerca del focus in automatico ed è sempre preciso, ultra ultra preciso. Adesso quindi andiamo a fare insieme le conclusioni. Mi sono spostato in una stanza più buia, ma non siamo ancora completamente al buio, e ho avvicinato molto il videoproiettore.
Questo per farvi vedere due cose: sicuramente con meno luce si vede molto meglio, e se comunque mettiamo il videoproiettore a circa 90 cm dal muro avremo uno schermo di 70 cm, quindi possiamo avvicinare molto il videoproiettore al muro e vi assicuro che la messa a fuoco è veramente impressionante. Adesso accendiamo la luce. Bene amici, eccoci giunti alle conclusioni. Questo mini videoproiettore mi piace perché è piccolo, compatto, funziona bene, messa a fuoco precisa e veloce, e soprattutto la possibilità di poterci scaricare le applicazioni e di poterlo utilizzare come un PC lo rendono sicuramente migliore rispetto a tutti i videoproiettori che ho già testato. Rimane un po' rumoroso, ma del resto come tutti i videoproiettori non professionali. Il prezzo si aggira intorno ai 100 euro, come sempre nella descrizione del video vi lascio il link per andarlo a vedere. Vi ricordo la marca Bintech modello Love U4. Se avete delle curiosità, come sempre lasciatele nei commenti. Ci vediamo al prossimo video, a presto Flavio!